Questa è una di quelle storie che ci fanno capire la genuinità, la sregolatezza, il fatto di non avere peli sulla lingua, cose che tra le tante contraddistinguevano Marco Simoncelli, e questo è uno degli episodi che ci fa sempre sorridere quando lo rivediamo. Prima di andare avanti, se non sei ancora iscritto, fallo ora e attiva la campanellina per non perderti altri video, così mi aiutate per portare avanti il mio lavoro qui sui social. A voi non costa nulla e a me fa tanto la differenza. Siamo nel 2011, l'ultima stagione della MotoGP con cilindrata 800, più leggeri e difficili da domare rispetto alle 1000. Al centro del ring c'è Jorge Lorenzo, 24 anni, campione del mondo in carica. L'anno precedente ha conquistato il suo primo titolo nella Masterclass e dovrà difenderlo dagli altri tori imbizzarriti. Come Casey Stoner, 25 anni, passato dalla Ducati alla Honda dopo gli ultimi 2 anni difficili, anche dal lato fisico. Il canguro australiano è una forza della natura, veloce, aggressivo, guida la moto oltre i limiti, sbattendola di qua e di là. Dani Pedrosa, che dopo vari infortuni negli anni passati è pronto a contendersi il mondiale. E poi c'è Valentino Rossi, il GOAT, 9 volte campione del mondo, che ha deciso di accogliere un'altra grande sfida della sua carriera, quella della Ducati, prendendosi l'eredità di Stoner, che già dai test prestagionali conoscerà il fatto di non essere su una strada facile, che sarà solo in salita e che non troverà mai una discesa. In questo cast stellare ci sono altri nomi degni che si possono infiltrare in certe gare per ostacolare i Fantastici 4 nella lotta al titolo, come Andrea Dovizioso, che siede sulla terza moto ufficiale della Honda Repsol. Sì, l'HRC aveva 3 Moto Factory a quel tempo. C'è Ben Spies, che ha preso il posto di Valentino Rossi in Yamaha ufficiale, è la sua seconda annata in MotoGP dopo essere arrivato dalla Superbike nel 2010. E infine Marco Simoncelli, al suo secondo anno sulla Honda del Team Gresini, che ha chiuso ottavo la sua prima stagione da rookie nell'Olimpo delle moto. Si parte come sempre sotto le luci di Lusail e Stoner, il padrone di casa, è un missile. Conquista la pole e vince con 3 secondi di vantaggio mandando un messaggio chiaro ai rivali. È seguito da Lorenzo e Pedrosa, mentre Simoncelli è già in top 5. Il settimo posto di Rossi invece conferma le sensazioni dei test. Non sarà una stagione facile. Già la seconda gara di Jerez può essere considerata una delle più pazze di sempre. C'è la pioggia a rendere la gara un campo minato. Stoner è il leader, ma ci sono Lorenzo e il Siz ad inseguirlo. Il numero 58 si libera nel giro di poche tornate, mentre c'è anche Valentino Rossi, galvanizzato, che sta compiendo una grande rimonta. La Ducati sotto l'acqua funziona e si forma il quartetto. Rossi regola prima Lorenzo e la sua furia non si contiene, vuole anche il secondo posto di Stoner, ma forse un'eccessiva foga lo tradisce e in curva 1 l'anteriore lo abbandona, travolgendo anche Stoner. Quella gara verrà anche ricordata quando l'australiano disse ad un 9 volte campione del mondo: la tua ambizione ha superato il tuo talento, nel momento in cui Rossi andò a scusarsi con Stoner, ma questa vicenda la approfondiremo in un altro video. Non finiscono i colpi di scena però. Mentre Simoncelli è da solo in testa con 2 secondi e 6 di vantaggio su Lorenzo, sembra un déjà vu di rivivere la sua prima vittoria nel mondiale, quella del 2004 sotto la pioggia del circuito andaluso, ma anche per lui la curva 1 gli gioca un brutto scherzo e incappa in un high-side che lascia l'amaro in bocca. La ancora poca esperienza nel gestire una situazione del genere lo tradisce. Vincerà Lorenzo davanti a Pedrosa e Hayden. Poteva essere comunque un gran weekend per la Yamaha perché poteva fare doppietta, ma Spies si è steso nel finale. E a 2 giri dalla fine la Yamaha Tech 3 abbandona Edwards con un problema tecnico che gli nega il terzo posto. Simoncelli è deluso ma non abbattuto. Ero davanti, stavo spingendo, cadere fa male, ma ci riproverò. A inizio maggio si vola in Portogallo all'Estoril, uno dei marchi di fabbrica di Jorge Lorenzo, e il clima inizia già ad infuocarsi a partire dalla conferenza stampa. Protagonisti Jorge Lorenzo e Marco Simoncelli. Lo spagnolo attacca Romagnolo, che ribatte parola per parola, con gli interessi. Da tempo Lorenzo accusa il modo di correre di Simoncelli, considerato troppo pericoloso, storie che si trascinano dai tempi della 250, e l'ultimo scontro è avvenuto qualche mese prima, all'ultima gara del 2010, a Valencia, quando i due si toccarono all'ultima curva, contatto di gara ma che ha lasciato delle scorie al maiorchino. Spero che non succeda niente in gara con Simoncelli, lui è troppo aggressivo, lo scorso anno a Valencia per poco non mi ha fatto cadere. Simoncelli ha letto queste parole sui giornali e ha replicato subito dopo le prove, ma poiché nella tradizionale conferenza stampa del pomeriggio i due si sono trovati l'uno di fianco all'altro, è bastato un nulla per accendere la miccia. Vorrei dire che Lorenzo ieri ha detto un sacco di cose sbagliate, ha detto Marco. A Valencia è lui che ha centrato me, visto che davanti c'ero io. Quindi è lui che per poco non mi ha fatto cadere. La prova è che nella mia tuta c'erano i segni delle sue gomme, dalla gamba alla spalla. Lorenzo a questo punto vede rosso come quando un toro vede la bandiera rossa, il viso ha cominciato a contrarsi. Ma Simoncelli non ha finito, continua a pompare. And another thing is that some years ago he was disqualified from race direction for his aggressive riding style, so
For me, he said a wrong thing. Il fatto si riferisce al 2005, quando Lorenzo fece cadere Alex De Angelis nella gara del Giappone. Il sammarinese era secondo dopo aver condotto una grande gara, ma il maiorchino lo tirò giù a pochi metri dalla fine. De Angelis poi si rialzò e chiuse settimo, ma il podio era ormai svanito e non fu neanche la prima volta che ci fu un contatto tra i due, perché a Barcellona i due si erano presi, ma nelle fasi iniziali della corsa. Lorenzo dovrebbe stare più attento a quello che fa, aveva detto De Angelis dopo quella gara del Giappone. Non è un comportamento accettabile. E infatti lo spagnolo venne punito con la squalifica per la gara successiva, in Malesia. Tornando alla conferenza delle Estoril, Lorenzo prese la parola con tono minaccioso. For my side, I think yesterday I speak the right words. And for me, it's not a problem. If in the future doesn't happen anything, it's not a problem. We'll see what happens in the future. Yes, but you did a wrong example for me of Valencia. Hai avuto problemi con un sacco di gente in passato. Non importa, tu ieri hai detto delle cose sbagliate. Sei sempre stato aggressivo. Marco non gli lascia spazio. Ieri hai detto delle cose false. Lorenzo lo minaccia di nuovo. If in the future doesn't happen anything, it's not a problem for me. But in the future happen something with you, will be a problem. Okay. I will be arrested. Ha replicato allora Marco con tono evidente di presa per il culo. La platea scoppia a ridere e Lorenzo perde le staffe. No, this question, everybody's laughing, but it's not any funny, because we are playing with our lives, and we are riding in 300 per hour, and we are with a bikes very powerful and very heavy. It's not mini bikes, so it's a dangerous sport, and you have to think what do you do. La platea si calma, i piloti vengono divisi. La tensione, pur se lentamente, è calata. Non resta che aggiungere questo. Marco Simoncelli deve far davvero paura se il campione del mondo usa questi giochetti psicologici per destabilizzarlo. La cosa che Jorge Lorenzo non sa però è che Marco non ha paura di nessuno, nemmeno di lui. I due si scorrano anche in pista perché Lorenzo fa la pole ma subito dietro c'è Simoncelli, ma la gara la vincerà Dani Pedrosa, la sua prima dell'anno. Lo seguono Lorenzo e Stoner, mentre Simoncelli abbandona la gara dopo poche curve, è fuori al primo giro, secondo high-side consecutivo e secondo zero di fila per il numero 58. La quarta tappa del mondiale è a Le Mans e quel weekend francese è anch'esso uno dei più disordinati della storia. Episodi strani, nervosi e poco chiari hanno caratterizzato non solo un giorno, ma tutto l'evento di Le Mans. Venerdì pomeriggio, dopo le libere, i piloti si riuniscono con i vertici Dorna per la consueta Safety Commission, quell'organismo dove i piloti parlano sulla sicurezza delle piste, sulle gomme, bocciano o approvano i nuovi tracciati. Insomma, fanno un lavoro utile per evitare il più possibile conseguenze pesanti in caso di incidente. Quel pomeriggio tutti puntano il dito contro Simoncelli, accusato di essere ingiustamente scorretto. Stoner lo incalza davanti alle telecamere della TV spagnola TVE. Sei un pilota forte e veloce, non hai bisogno di guidare in quel modo. Ok, ma non capisco di cosa stiamo parlando, non è successo nulla. E il romagnolo risponde comunque il giorno dopo in qualifica, è sempre un mastino, il time attack ce l'ha, però l'appuntamento con la pole si fa ancora attendere, è di nuovo secondo, questa volta proprio dietro Stoner. L'australiano, che predicava la fratellanza e la sicurezza in pista, nel warm-up della domenica sferra un pugno a Randy Depugné, un gesto di stizza eccessivo. Probabilmente Stoner fu infastidito dal fatto che il pilota di casa avesse cambiato la traiettoria mentre gli era davanti e gli ha giocato una mossa da impeding, involontaria comunque, e la direzione gara commissionò 5.000 euro di multa a Stoner. Il 27 al Fiere della Honda comunque va a vincere la gara in solitaria, ma che è segnata da un incidente che cambia tutto. Sul banco degli imputati, neanche a farla apposta, c'è ancora Simoncelli, coinvolto in un contatto di gara con Pedrosa. I due sono in lotta per la seconda posizione. Simoncelli dà già un avvertimento mettendosi all'interno di Pedrosa alla curva 6, la Garage Verte. Pedrosa si mette in scia e all'ingresso della curva 7, la Chemin Boeuf, prova a mettersi all'interno, ma dall'esterno superficie chiude la traiettoria lo spagnolo, che cade e l'epilogo per lui non è buono, che si frattura la clavicola destra, dovrà quindi stare fuori un po' dalle corse e la sua corsa al titolo si può dire spacciata. Simoncelli riceve un right through per questo episodio, uno di quelli per cui appunto è criticato, chiude comunque quinto, ma le polemiche esplodono. Ci sono delle colpe in questo incidente? Simoncelli è davanti all'inizio, Pedrosa prova ad infilarsi ed è all'interno, il Sitz lo può vedere e probabilmente è l'unico che in quel frangente può evitare l'incidente, anche se forse l'attacco di Pedrosa era un po' al limite, non così calibrato.
Ci vorrebbe la soggettiva dell'elicottero per valutare appieno il contatto. Francamente Simoncelli fa la curva come se non vedesse, come se non ci fosse Pedrosa, sbattendosene del fatto che sia all'interno e chiudendo la traiettoria come se non ci fosse un domani. Un episodio molto al limite e borderline. Ad oggi come sarebbe penalizzato un contatto del genere? Con un long lap penalty? Solo uno oppure due? Mi ha tolto il mondiale, io sono in ospedale, lui no, è ingiusto. Pedrosa al fuoco negli occhi dopo la gara. Non mi sento di aver fatto una maialata, mi dispiace che Pedrosa sia caduto e si sia fatto male alla clavicola, ma non credo di aver fatto qualcosa di scorretto. Lui mi è passato in rettilineo, ho staccato dove stacco di solito e mi sono trovato lui a fare la curva, ma non ho chiuso, gli ho lasciato lo spazio per entrare. Pedrosa arrivava lungo, ho raddrizzato e lui mi ha preso, mi dispiace veramente per Dani, ma ero davanti e non ho chiuso la porta, replica Simoncelli. Marco è stato molto ingenuo tatticamente perché era più veloce di Pedrosa e avrebbe potuto aspettare un attimo a passarlo, invece ha azzardato troppo. È quello che commette al suo miglior amico, Valentino Rossi, anche per lui questa volta ha sbagliato. Per i tingresini, guardando la telemetria, Simoncelli ha frenato nello stesso punto, non ci sono differenze con il giro precedente. E non potevano mancare le parole di colui che voleva raddrizzare le orecchie sin da subito, quelle di Jorge Lorenzo. Se la gente pensa che parlo troppo, lo accetto, ma non mento e non mi nascondo. Ora è facile dire che Simoncelli è aggressivo. Come quando l'arbitro ti fischia un rigore contro inesistente e ci si lamenta degli arbitri. Ho cercato di mettere tutti in guardia dopo la conferenza stampa di sabato a Estoril e ora ho avuto la conferma che non ha capito. Si è rifiutato di capire, non accetta di perdere, ma tutti noi lo facciamo. Dani è stata la prima grande vittima, 0 punti e clavicola rotta. Una grande penalità per un pilota che quest'anno ha tutto per combattere per il titolo e spero che sia presente alla prossima gara. Simoncelli cerca comunque di stare vicino a Pedrosa, gli manda un messaggio di scuse sui messaggi normali dell'iPhone, questo proprio per comprendere la persona vera che era Marco Simoncelli, che ovviamente non faceva apposta ad essere coinvolto in quegli incidenti, che sì, sapeva di aver sbagliato, che non era un sitch, cioè un sbattiamoci nei coglioni al 100%. Un po' ci pensava a quanto era accaduto e lo dimostra quel messaggio di scusa a Pedrosa. Il clima inizia a diventare freddo e probabilmente si passa al limite. Simoncelli dopo l'episodio di Le Mans è nel mirino dei tifosi spagnoli che lo minacciano e la sua sicurezza è a rischio, deve essere scortato dalla polizia, non può circolare da solo. I social si stavano iniziando a sviluppare e ancora non erano come li conosciamo oggi, ma in vari forum e blog era attivo un gruppo che chiedeva il ritiro della licenza di pilota a Simoncelli. Mi sono reso conto dell'errore che ho fatto, in effetti non ho lasciato molto spazio a Pedrosa, che poi è caduto. Quello che mi dispiace di più è che Pedrosa si sia fatto male e che non possa gareggiare. Dani non solo è un pilota corretto, ma anche una gran bella persona. Ha detto il romagnolo prima dell'inizio del weekend, ma ha una nota anche per le minacce ricevute. Si vede che sono importanti. È comunque sempre scherzoso anche in un momento delicato, l'ironia non gli è mai mancata. Ma a parte gli scherzi non è una cosa a cui sono abituato e se sono qui con la polizia a temere per la mia sicurezza questo non è più sport. Lorenzo chiede calma ai propri tifosi per il GP di casa e nelle qualifiche arriva proprio il momento giusto, quello di Marco Simoncelli che sfera una pole da record sul circuito catalano mettendo a tacere i tifosi spagnoli che non si facevano mancare striscioni denigratori contro il 58 che però con il suo 1.42.413 ha beffato di 16 millesimi Casey Stoner. In gara però un brutto start lo relegherà ad una sesta posizione in una gara opaca. A Silverstone, Inghilterra, la pioggia crea un'altra gara caotica. Casey Stoner vince davanti ad Andrea Dovizioso e Colin Edwards, terzo nonostante una clavicola rotta. Jorge Lorenzo cade, perdendo punti preziosi. Simoncelli parte bene, scattato nuovamente dalla seconda casella. È veloce, rapido e costante. È l'unico a tenere il passo di Stoner, ma al giro 10 scivola sotto la pioggia, finendo a 0 punti per la terza volta. Per un motivo o l'altro raccoglie meno di quanto semina, ma non deve mollare, perché la sensazione è che appena riuscirà a conquistare un risultato importante e a prendere confidenza, sarà costantemente protagonista anche in gara. A fine giugno ad Assen Ben Spies vince la sua prima gara in MotoGP davanti a Stoner e Dovizioso. Simoncelli domina le prove, conquistando la seconda postagionale, ma in gara ecco che ne succede un'altra. Al primo giro perde l'anteriore e travolge Lorenzo. Il destino vuole proprio che piova sul bagnato, proprio il maiorchino coinvolto nell'incidente. Marco si rialza e chiude nono, mentre Lorenzo rimonta al sesto posto e alle interviste rincalza quanto detto da alcuni tifosi su quei blog e forum. È un incosciente. Non pensa alle cose che fa. Se dipendesse da me gli toglierei la licenza per qualche gara, ma io sono solo un pilota. Pensavo che avessi imparato qualcosa dopo tutti gli incidenti che ha provocato, ma a quanto pare no. Per fortuna non mi sono infortunato, ma se continua così farà male ad altri piloti.
Non mi sembrava di aver preso un grosso rischio, ma le gomme erano fredde, tutto sommato potevo risparmiarmele e aspettare. Mi dispiace di aver coinvolto Lorenzo nella caduta, gli chiedo scusa. Ora mi girano le palle, devo stare più attento. Il weekend successivo è quello di casa, quello del Mugello, e rientra Dani Pedrosa dopo aver saltato le 3 gare precedenti, ma il caldo asfissiante di luglio nei pressi della scarperia non scioglie il gelo, anzi alza un muro di ghiaccio. I due si rivedono per la prima volta dopo i fatti di Le Mans. Simoncelli col passare del tempo sa che ha sbagliato e che ci è rimasto male per lui e vuole porgli le scuse dal vivo, ma al momento in cui il romagnolo gli porge la mano, Pedrosa la rifiuta, con Lorenzo e Stoner lì a fare gli gnorri, un po' imbarazzati, con il sorrisino sotto i baffi come se fossero dei bulli. Pedrosa in conferenza stampa torna a parlare dell'incidente di Le Mans. È stato abbastanza chiaro quello che ha fatto. All'Estoril tutti avevano riso alla battuta a Lorenzo, ma forse farebbero bene ad arrestarlo. Seduto al suo fianco, Simoncelli scuote i riccioloni, incredulo che qualcuno possa dire una cosa del genere. Facendosi forza, prende il microfono e ribatte. Quello che ha detto è stupido, è inutile commentarlo. È tranquillo il Sitch, ma visibilmente e comprensibilmente scocciato per la situazione. Al di là dell'aggressività in pista, Marco è un buonissimo ragazzo e la cattiveria altrui gli fa male. Quando due persone hanno un problema dovrebbero parlare fra di loro, invece lui non mi ha nemmeno voluto stringere la mano. Non ho nemmeno voglia di commentare quello che dice Lorenzo, non è giusto quello che si sta dicendo su di me. Lorenzo chiosa dicendo comunque la sua. Non voglio creare un caso personale, spero solo che lui cambi mentalità. Lui è sempre al limite, può provocare un incidente da un momento all'altro. Da lì in poi non ci furono più casi in pista e altrettanti scontri da clima di guerra in conferenza. Lorenzo vinse al Mugello, Pedrosa tornò al top la gara successiva a Sachsenring. Stone iniziò ad allungare nel mondiale vincendo 3 gare di fila, da Laguna Seca a Indianapolis con al centro Bernot, dove Simoncelli riuscì a conquistare il primo podio della carriera. Dal Mugello è iniziato a capire, a comprendere, a saper tranquillizzarsi e gestire meglio sia le gare che la pressione. Addirittura va a sfiorare il podio a Misano, a casa sua, facendo quarto. Il suo capolavoro però fu quello di Phillip Island, dove concluse secondo facendo una delle gare più belle della sua carriera. Stoner proprio a casa sua vinse il titolo, addirittura il giorno del suo compleanno. E poi è successo quello che è successo. Questo è stato un racconto, sì, della stagione 2011 della MotoGP, focalizzato principalmente su quella conferenza stampa dell'Estoril, come avete anche letto dal titolo, e della diatriba Simoncelli Spagnoli. Si potevano sicuramente approfondire altri temi, come i problemi di Rossi con la Ducati, ma non ne ho la voglia e né il bisogno di andare a parlare nello specifico di questa stagione. Ho cercato di estrapolare un tema da quest'annata e non avevo l'obiettivo di raccontarla nella sua interezza e non ho nemmeno la voglia e il bisogno di commentare la tragedia e il finale di stagione. Molti anni dopo, precisamente nel 2024, Dani Pedrosa ritornò su quell'annata e su quelle sensazioni della stagione 2011 al podcast Por Orejas di motorsport.com, approfondendo il fatto di come quella tragedia della Malesia lo avesse cambiato. Todos nos equivocamos, pero lo importante es aprender de cuando uno falla o cuando uno, no sé, ha reaccionado de una manera tal, pues siempre puede después reflexionarlo y si tiene la oportunidad pedir perdón o agradecer a esa persona que le haya enseñado a cometer ese fallo para darse cuenta. Mientras tú seas consciente después de que eso te sirva para subir un peldaño más, ¿no? En aquel caso yo creo que yo tenía toda la razón de enfadarme, creo que tenía toda la razón de no darle la mano porque en aquel momento, bueno, él estaba siendo avisado por dirección de carrera, estaba siendo avisado por Stoner, por Jorge, el único que alentaba un poco aquella estilo de pilotaje era Valentino en aquel momento. Al final a mí me tocó la parte peor, que fue romperme la clavícula, que después me tuvieron que operar 2 o 3 veces seguidas porque no conseguían arreglármela bien. Me perdí 3 carreras, tiré mi campeonato del mundo que iba líder a la basura. Pues claro, vuelvo el director de carrera que había en aquel momento tampoco es que había sido no le había marcado suficiente, según como lo veía yo, y bueno, pues claro, ellos seguían corriendo y yo estaba en el hospital, una operación, otra operación, y claro, quieras que no, pues él después puede decirme, lo siento, pero los 2 meses de hospital me los he comido yo, ¿no? Entonces, en aquel momento lo tienes a flor de piel y es difícil perdonar así. Es una cosa que procesas después. A mí en ese preciso caso, pues no tuve tiempo de procesarlo suficiente porque él falleció, desgraciadamente. En aquel instante, cuando estábamos en Malasia, lo entendí. Justo en aquel instante lo entendí. Y se lo dije inmediatamente. Yo creo que fue uno de los primeros que llegó a su padre porque estaba en el box de al lado.
y fui corriendo y, bueno, se lo podéis preguntar a su padre. Ya está, aprendí en aquel momento de esa manera. Marco Simoncelli non era solo un pilota, era un sorriso che illuminava il paddock, un cuore grande che conquistava tutti. Ogni curva, ogni sorpasso, ogni caduta raccontava chi era, un ribelle che correva senza paura, ma anche un ragazzo capace di imparare, di scusarsi, di crescere. Anche quando lo criticavano lui rispondeva con un sorriso, con quell'ironia che trasformava le polemiche in leggenda. Il destino a Sepang ha fermato il suo viaggio troppo presto. Era un sognatore che ci ha insegnato a correre verso i nostri sogni, a rialzarci dopo ogni caduta e soprattutto era una persona vera che aveva raggiunto quel suo obiettivo di venire ricordato come uno che quando correva sapeva emozionare.